Ciao a tutti gli amici di K7 Lab, oggi nuova recensione e parliamo di Nux NTK61. Nux NTK61 è uno degli ultimi controller che sono stati rilasciati da Nux, appunto. Ci sono tre tagli disponibili, 37, 49 e 61. Io ho scelto di farvi vedere la 61 perché è quella che a livello di controlli sul pannello è quella più completa. Il controller che andiamo a vedere oggi è stato inviato direttamente da Nux per questa recensione, infatti io ringrazio Nux per avermi voluto inviare anche questo strumento, oltre al pianoforte che NPK20 che abbiamo già visto sul canale non tanto tempo fa. Oggi faremo una panoramica di quelle che sono le caratteristiche di questo controller, perché comunque sul mercato ci sono veramente tanti controller ad oggi, sia per strumenti sia solo per essere utilizzati con il computer. La master è molto interessante, il prezzo è molto aggressivo e ne parliamo tra poco. Questo intanto è Nux NTK61, appunto è un controller 61 tasti, come potete vedere. 61 tasti semipesati. Allora, questo tasto, per darvi un'idea, per qualcuno che magari ha già provato Arturia Astrolab, a me ricorda molto questo tasto. Tra l'altro io Astrolab ce l'ho qua in studio, quindi il tasto forse leggermente più leggero, ma è molto simile come tasto. Questo tasto appunto risponde sia alla velocity che all'aftertouch, poi vedremo successivamente. È provvisto di 9 slider, 9 knob, un display, un encoder, la parte di controllo per la DAW, pitch modulation wheel, trasporto dell'ottava. Qua ci sono dei tasti appunto per selezionare la modalità che stiamo utilizzando o comunque le seconde funzioni che ci sono assegnate sui tasti. Ci sono 9 pad, in realtà sono 8 più 1 che questo pad serve per selezionare il banco A e B dei pad. Sulla destra una cosa che io non ho mai visto su un controller è praticamente il trackpad del computer, quindi se io vado a muovere questo, adesso vi faccio vedere, se io vado a muovere quello, non so se si vede, sto praticamente muovendo il mouse sul mio computer. Sul pannello posteriore poi abbiamo la porta USB, il tasto dell'accensione, la connessione pedale e il MIDI out, quindi questo strumento può essere interfacciato non solo tramite USB ma anche tramite MIDI a praticamente tutti gli strumenti hardware. La master è realizzata in metallo, tutta questa parte è in metallo, infatti lo strumento pesa 5,5 kg, anche la parte inferiore è realizzata interamente in metallo, mentre i fianchetti, quindi anche questo pezzo di pannello è in metallo, la parte laterale sia a destra che a sinistra sono realizzate in plastica. Adesso praticamente andremo a vedere la parte dedicata alla DAW. Vedete che in questa parte praticamente adesso è selezionato la modalità DAW. Se si tiene premuto la modalità DAW, praticamente lui ci fa scegliere cosa vogliamo praticamente andare a utilizzare come DAW. Quello che è impostato in questo momento è Studio One. Studio One che è la DAW che io utilizzo, quindi
In questo momento c'è Studio One aperto, non c'è nulla in fase di registrazione in questo momento, però avendo impostato dentro Studio One come Mackie Controller il profilo DAW di Nux NTK61, è possibile utilizzare tutta questa parte di controllo per registrare. Quindi se noi abbiamo questo strumento ad esempio davanti al nostro computer, quindi dove io ho Montage M in questo momento, se lo configuriamo in modalità DAW possiamo utilizzarlo senza alcun problema appunto per controllare le nostre sessioni. Ovviamente sul pannello, oltre alla modalità DAW, abbiamo anche la modalità MIDI che ci permette di passare da questa modalità appunto di registrazione e utilizzare il controller magari per pilotare dei VST se siamo collegati al computer, oppure per sfruttare la porta MIDI sul retro per pilotare dell'hardware, che potrebbe essere un modulo come Artemis, potrebbe essere un modulo come Blofeld, potrebbe essere un qualsiasi VST appunto o un altro strumento hardware. Adesso noi torniamo in modalità DAW e vi faccio vedere che se io premo play si mette in modalità play Studio One. Adesso qua c'è una registrazione di una demo di Artemis che sta andando, quindi per darvi un esempio dell'audio, la traccia è la numero 2 che sta funzionando. Se io vado a muovere il cursore numero 2, praticamente io vado a regolare il volume della traccia. Sulla parte qua del pannello, quindi dove ci sono gli 8 knob, è possibile in automatico regolare il pan pot della traccia, come vedete dallo schermo. Praticamente in questo modo, se io vado a modificare la traccia numero 2, voi vedrete che il pan pot si sta spostando a destra e a sinistra, e quindi questa è una funzione che viene presa di default quando siamo in modalità DAW con la mappa interna di Studio One, di Cubase, eccetera eccetera. Quindi abbiamo gli slider assegnati ai volumi, i knob assegnati al pan pot. Questa parte chiaramente play, pausa, rec, stop eccetera è la parte appunto che equivale alle medesime funzioni nella DAW. Abbiamo poi un encoder che ci permette di spostarci, a ingrandire, diminuire la sessione. Tutto può essere chiaramente rimappato tutto per essere utilizzato. Ad esempio possiamo mettere che l'encoder qui di controllo ci fa muovere all'interno della DAW. Questi sono parametri che possono essere rimappati. E poi abbiamo i pad assegnabili che in questo momento non fanno nulla, ma possono essere ovviamente assegnati.
Abbiamo appunto visto Nux NTK61 configurata per funzionare con Studio One e abbiamo visto l'esempio, io ho riportato il medesimo di un paio di settimane fa di Nux NTK61 che sta pilotando appunto un VST, quindi Rhodes Wurley, quindi il nuovo plugin rilasciato da Rhodes appunto. Questo è giusto per dare un esempio di come si comporta la master con un VST, quindi in questo caso abbiamo pilotato tramite USB un virtual instrument. Ovviamente si può, come dicevo prima, pilotare anche uno strumento hardware e funziona nel medesimo modo sia hardware con il MIDI che hardware con l'USB che computer con l'USB, come abbiamo visto appunto con il plugin. La master appunto è 61 tasti in questa versione e risponde sia a Velocity che Aftertouch monofonico non polifonico. Costa 299 euro il taglio del 61, il taglio da 49 e da 37 chiaramente costano meno perché sono più compatte. Io spero che questa recensione vi sia stata utile. Cercate appunto Nux NTK61 sul sito di Nux per tutte le altre informazioni, trovate il link in descrizione per acquistarla tramite strumentimusicali.net. Io ringrazio ancora Nux, ringrazio voi e ci vediamo alla prossima recensione o demo sempre su DK Synth Lab. Ciao, alla prossima!